Dal 4 marzo al 26 aprile le sale espositive dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga accolgono la mostra Giorgio De Chirico, Dipingere e l'arte magica, una grande esposizione dedicata a uno dei più importanti maestri del Novecento, non solo per l'Italia, ma per l'arte internazionale. A cura di Lorenzo Canova, la mostra è promossa dalla Fondazione Aledia ed è organizzata insieme alla Fondazione e dall'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con la Casa d'Arte San Lorenzo con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Praga. Un grande lavoro corale che riporta De Chirico a Praga dopo 90 anni in questi spazi che sono appunto i luoghi della cultura italiana qui nella capitale ceca. Circa 18 mesi fa è nata l'idea di creare una fondazione qui a Praga che unisce e cerca di creare un ponte fra l'arte moderna e contemporanea italiana e ceca. In programma una serie di appuntamenti che vedranno sia la giovane arte che la grande arte del XX secolo e per incominciare l'attività di questa neonata fondazione abbiamo deciso di portare a Praga, dopo circa 90 anni, una mostra dedicata a Giorgio De Chirico. Nel 1935 Giorgio De Chirico portò la sua arte nella capitale cecoslovacca e quest'anno noi abbiamo deciso di iniziare l'attività della Fondazione Aledia con questa grande esposizione. Questa mostra presenta al pubblico praghese più di 60 opere di Giorgio De Chirico, uno dei maggiori artisti internazionali del Novecento e il padre della pittura metafisica, in un'idea di un artista che svela elementi enigmatici nascosti dietro il velo della realtà. De Chirico in questa mostra si presenta con un percorso che va dagli anni 30 agli anni 70, che però comprende anche alcune delle sue opere più note, come le piazze d'Italia, che sono esposte in questa sala, in cui De Chirico ha dato vita a una rielaborazione delle architetture dell'Italia immaginaria, ma anche alle opere dedicate a Venezia, molto successive, in cui De Chirico ha dialogato idealmente con i grandi maestri del vedutismo veneziano. L'idea di questa sala è quella di un dialogo sull'architettura, sul mistero della luce che attraversa le città e sul rapporto tra edifici, spazio e percezione, che De Chirico spesso ha sovvertito in una chiave enigmatica, misteriosa, legata anche alla filosofia di Nietzsche. In questa sezione troviamo la fase cosiddetta barocca dell'opera di De Chirico, che inizia alla fine degli anni 30, in cui il maestro ricerca, indaga i segreti della materia pittorica dei grandi maestri della storia dell'arte, come Rubens, Tiziano, Delacroix e molti altri. Opere dedicate ai cavalli, alle vite silenti, che sono le nature morte per Giorgio De Chirico, che proprio rivelano la sua attenzione e la sua ricerca incessante sulla bellezza della stesura pittorica. Una parte inserita in questo contesto è dedicata al rapporto di De Chirico con Praga, che è stato molto significativo, queste due mostre del 1931 e del 1935, e al suo legame con l'artista ceco Jan Zrzavi, che è stato un suo amico. De Chirico scrive un testo critico pubblicato sulla rivista Život dedicato a Zrzavi e Zrzavi lo ospita nel 1935 a Praga e ci sono proprio dei disegni di questo artista in dialogo con le opere di De Chirico per rendere conto, testimoniare questa connessione fondamentale in questa storia tra De Chirico e Praga. Questa ultima sezione è dedicata all'opera grafica di De Chirico. De Chirico ha dato sempre molta importanza al suo lavoro sulla grafica, sulla litografia e anche al disegno, e negli ultimi anni di vita, grazie alla collaborazione con lo stampatore Caprini, De Chirico realizza dei lavori davvero significativi in cui rielabora, ripensa, trasforma le sue iconografie precedenti, in una freschezza creativa che viene ripresa anche dall'omaggio che gli rende Mario Schifano, che conclude idealmente la mostra. Schifano, artista della generazione della pop art italiana, rientra nel contesto di una generazione che rende omaggio, considera De Chirico un grande maestro. Questa è una cosa internazionale che arriva fino a Andy Warhol, e Schifano, in un'immagine ripresa da un documentario dedicato a De Chirico,
dà vita a un tributo che porta De Chirico verso l'arte delle nuove generazioni, verso il nostro contemporaneo. Desidero ringraziare ancora una volta la Fondazione Aledia per lo slancio con cui ci ha proposto questo progetto e quindi il professor Canova, la Casa d'Arte San Lorenzo, perché tutti insieme abbiamo dato davvero vita ad una mostra, credo, memorabile. Sono convinta che non sia un caso che De Chirico abbia esposto qui a Praga nel 1935. È un segno concreto di un dialogo culturale già molto vivo tra i nostri paesi, tra l'Italia e la Repubblica Ceca. Ed è davvero bello pensare che oggi questo dialogo continui anche grazie a questa mostra e al pubblico che verrà a visitarla.